Ha piovuto molto nel pomeriggio e il rischio che riprenda potrebbe compromettere del tutto la mia uscita. Qui la primavera è al suo massimo splendore e in questa giornata la mia mente è rivolta esclusivamente alla vegetazione. Se inizialmente ero in dubbio sul fatto di recarmi o meno in questo bosco, ciò che recepisco nei miei sensi già mi basta per spazzare via ogni incertezza e farmi sentire pienamente coinvolto. Ho percorso questo sentiero numerose volte, ma mai come oggi mi era parso così bello e con dei colori così splendenti. Al momento non ho un'idea precisa di quali soggetti potrei fotografare, ma già dopo qualche minuto, al di là di un varco tra le foglie, due alberi che sembrano collegati da un ramo a mo' di ponte, subito richiamano la mia attenzione. Mi piace molto, sto comunque decidendo di includere parte di queste foglioline che fanno come da cornice, appaiono sfocate, quindi il primo piano è sfocato. Adesso sto decidendo quante foglioline includere ai lati e anche in basso, perché se io provassi a spingermi solamente sui due alberi, sarei un po' troppo stretto, la composizione non mi piace più così tanto, mentre includendo questo primo piano mi sembra un po' più interessante. Quindi, allora, polarizzatore ISO 100 f5.6 e 11. 3 secondi. Per questa seconda foto sono tornato indietro di ben 30 metri dal punto in cui ho fatto la prima foto ai due alberi, perché nel venire mi aveva colpito molto questa parte del sentiero. L'avevo già inquadrata prima con un 35 mm, ma adesso sto tenendo sempre il 70-200, il tele, per provare a zoomare un po' di più sul sentiero. Sto utilizzando sempre il polarizzatore, infatti l'uso del polarizzatore qua è essenziale. È ripreso a piovere, infatti è un po' difficile oggi, però al momento sono coperto dagli alberi che per fortuna in questo punto proteggono abbastanza bene. Comunque sto utilizzando il polarizzatore che, come dicevo, è essenziale perché va a togliere i riflessi e la scena veramente cambia dal giorno alla notte. Chiudo un po' il diaframma, non c'è vento, quindi posso eh, spingermi un po' di più con i tempi. Allora sono a ISO 100, F8 e un quarto. La messa a fuoco più o meno a poco dopo un terzo. 3 secondi, soliti 3 secondi. Questo sentiero è famoso per le sue cascate, infatti andando più avanti si incontrano diverse cascate. Però oggi a me non interessano. Quasi tutte le volte che sono venuto qui era per quelle cascate. Oggi non sono il motivo per cui io sono qui. Sono venuto qui per concentrarmi sulla vegetazione, su magari quello che non appare immediatamente alla vista. Che si tratti di alberi, magari lontani, vicini, piantine, cespugli, fiori. Questa è l'idea dell'uscita di oggi. E devo dire che anche se non andrò a fotografare le cascate, sono belle, però oggi non mi interessano. Devo dire che non so neanche quanto mi spingerò avanti, però sono contentissimo di essere qui in questo momento. Mi sento bene. Allo stesso tempo però è anche abbastanza difficile trovare qualcosa da fotografare. Non è facile perché è tutto molto caotico e trovare dell'ordine in mezzo a questo disordine non è semplice. No, continuo a dare un'occhiata a destra e a sinistra, ma è difficile. Ciò nonostante, io vado avanti. Ho appena detto che faccio fatica a trovare qualcosa, ma
mentre arrivavo in questo punto, ho notato che lì su una felce, dal colore bellissimo, c'è una fogliolina gialla, come se qualcuno l'avesse piazzata lì. Non so se sia stato qualcuno prima di me che ha fatto una foto o se sia caduta così. Destino, non lo so. Fatto sta che non posso non fotografarla. È bellissimo poi perché... È bellissimo... È bellissimo perché... Terza volta. Perché ci sono molte goccioline d'acqua sulle foglie. E quindi è proprio quello che cercavo, in un certo senso. Ma ISO 1000 F5.6 è un 125esimo. Ho deciso che questo sarà l'ultimo scatto della giornata, a meno che veramente non mi capiti qualcosa davanti agli occhi o a meno che io non abbia un'illuminazione mentre cammino avanti e indietro. Dicevo che molto probabilmente sarà l'ultimo per due motivi. Uno perché è ripreso a piovere e due perché sta andando la luce, sta andando via, quindi non ho molto tempo. Allora, sto facendo una foto che può rientrare, può essere definita close up. Ha una pianta davanti a me, sono più o meno a 40 centimetri all'incirca. È una pianta che dovrebbe essere matricale. L'orientamento verticale è dato dal fatto che la pianta sembra quasi slanciarsi verso l'alto, cosa che si perderebbe in questo caso con un orientamento orizzontale. Quindi questo è il motivo. Il fatto è che ogni tanto, quando io sto per premere il pulsante e fare lo scatto, una goccia d'acqua cade sulla foglia o sulla pianta e la muove tutta, quindi la foto risulta mossa. Quindi devo approfittare di questi momenti in cui non c'è molta pioggia, prima che... Eccolo là, di nuovo. Devo aspettare un attimo, comunque sono a ISO 3200, F5 è un 250esimo. Scatto singolo con la messa a fuoco sulla punta, diciamo, e tac. Non ho resistito. All'inizio avevo detto che non ero interessato a fotografare le cascate oggi, e che era vero. Però dopo l'ultima foto ho deciso di andare comunque avanti, dato che c'è ancora un residuo di luce. Non manca molto, però ce n'è ancora un pochino. Sono andato avanti 50 metri e sono arrivato in questo punto, da qui non ho mai fatto foto. Ho sempre fatto foto ad altre cascate qui, però mai a questa. In realtà forse l'ho fatta una volta, ma non era venuta granché, comunque senza tanto impegno. Non sembra neanche in Italia questo posto, almeno a me ha sempre fatto questo effetto. Non lo so. Sto tenendo questo panno perché ogni tanto scendono delle gocce d'acqua sull'obiettivo che splash, quindi questo è il motivo. Eccola là un'altra, questa volta su di me. Allora, sto tenendo il polarizzatore per togliere i riflessi dalle rocce, il che fa la differenza qui, in questo tipo di scena. ISO 400, F11 per avere una
buona profondità di campo. Sto utilizzando un teleobiettivo a 70 mi sembra, no, poco più di 70, quindi la profondità di campo è un po' ridotta. Cerco di aumentarla chiudendo il diaframma e come tempo 1.3 secondi, non di più, perché comunque vorrei mantenere ancora dei dettagli nell'acqua. Quindi messa a fuoco circa un terzo ed eccola qua. Ok. Oggi mi interessava una cosa principalmente, ossia divertirmi. All'inizio mi domandavo se ne valesse veramente la pena, perché le previsioni davano pioggia, poi temporale, che poi per fortuna non c'è stato, però all'inizio mi facevo tutte queste domande. Eh, alla fine devo, alla fine devo dire che ne è valsa completamente la pena. È stata un'esperienza molto bella e molto arricchente soprattutto. Qui poi sembra di essere fuori dal mondo. Poi in realtà bastano 10-15 minuti a piedi, ma neanche, e si ritorna alla civiltà, mettiamola così. Però qua è veramente splendido e soprattutto è un ambiente che ogni volta infonde molta tranquillità. Vuoi per, non so, vuoi per tutta la vegetazione, vuoi per gli uccellini, vuoi per le cascate, non so, per tutto l'insieme contribuisce parlo per me, farmi sentire bene. E spero che in un certo senso questo aspetto si sia trasmesso anche alle fotografie e ogni tanto sembra che debba riprendere a piovere, e anche e soprattutto al video stesso. Mi farebbe molto piacere questa cosa. La miseria, eccola qua appena. Eccola qua che torna la pioggia. Eh, devo concludere, spero che sia stato un buon video e che possa essere di ispirazione a chi l'ha guardato, magari a uscire, anche senza fotografare, proprio a vivere dei momenti in mezzo alla natura, anche se il tempo non sembra promettente, perché credo che ogni minuto speso in mezzo alla natura sia sempre estremamente prezioso. Basta, è stata proprio una spruzzata. No, eccola qua che torna. Per finire, vi ringrazio se siete arrivati fino a qui e alla prossima. Ciao, buona serata.